Probabilità o calcolo delle probabilità? Facile, facile. Iniziamo questo nuovo appuntamento parlando del calcolo delle probabilità. Ma se un evento è possibile, è anche probabile? E probabile e possibile significano la stessa cosa? Vediamolo insieme. Procediamo con la classifica. Partiamo da un primo caso molto semplice, fatto con la moneta. Cioè lanciamo questa moneta e vediamo che probabilità c'è che esca ad esempio testa. Ho una bella moneta 100 lire, la lira. Chissà chi di voi se la può ricordare. Cosa? Lancio questa moneta e che probabilità c'è che mi possa uscire testa? Bene, si definisce probabilità di un evento il rapporto tra il numero di casi favorevoli ed il numero di casi possibili. Quindi i casi possibili sono due, cioè che esca testa, croce 2. L'evento a me favorevole è che esca testa, perché io scelgo testa. Vediamo un po' se uscirà testa o croce. Ops, testa, croce, niente da fare. Quindi i casi favorevoli sono 1 e gli eventi possibili sono 2. Possiamo scrivere questo nel linguaggio matematico. Scriviamo dunque su 2 casi un evento favorevole, un mezzo. Su 2, 1 o un mezzo. Facciamo un altro esempio. Prendiamo un dado di quelli a 6 facce, dal numero 1 al numero 6. Quei bei dadi che utilizziamo a scuola per giocare, no? Cosa? Oh, che probabilità c'è che esca il numero 8? Ma nessuna, perché i numeri sono da 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi l'evento 8, l'evento cioè che esca il numero 8 è impossibile, è uscito il 2. Andiamo invece ad un altro caso semplice, e cioè che probabilità c'è che esca un numero da 1 a 6? 5, ma è certo che esca un numero da 1 a 6, quindi diciamo che è certo che l'evento si verifichi. Questi sono i due casi più semplici, cioè l'impossibile e il certo. Continuiamo con i dadi e vogliamo in questo caso analizzare che probabilità c'è che esca un numero pari, sempre in un dado a 6 facce da 1 a 6. Bene, sappiamo che il numero dei casi possibili, degli eventi possibili, è composto da 6 eventi, i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mentre gli eventi a me favorevoli sono 3, 2, 4 e 6, i numeri pari. Utilizziamo le frazioni e mettiamo al denominatore il numero dei casi possibili, cioè 6, e al numeratore gli eventi a me favorevoli, 3. Quindi in frazione scriveremo 3 sesti o di 6, 3 di 6 casi possibili, 3 eventi favorevoli. Andiamo a semplificare, uscirà fuori un mezzo di 2 casi, 1 a me favorevole. Se invece voglio vedere qual è la probabilità che esca il numero 5, qui cambia e ci porta anche a scoprire se possibile, se il termine possibile equivale a probabile. Ma no, il numero 5 certo è possibile che possa uscire, perché
c'è il numero 5 nei numeri da 1 a 6, ma l'evento a me favorevole è solo quello del numero 5, quindi scriveremo in frazione di 6 al denominatore 1, cioè un sesto. E vediamo un po' se esce questo numero 5, incredibile. Sembra il comando ne serve a darti l'alle. Pazzesco. Quindi seppur non era probabile che uscisse il 5, perché aveva una sola possibilità su 6, in realtà il 5 è uscito, quindi non è detto che un evento che sia meno probabile di un altro poi non si possa verificare. Se è possibile potrà sempre verificarsi, ma avrà meno probabilità. Probabile significa che ci sono più probabilità, più possibilità che un evento si verifichi. Per esempio, voglio sapere che probabilità c'è che escano numeri dal 3 al 6. Gli eventi possibili sono 6, sempre da 1 a 6. Gli eventi però, i casi a me favorevoli, sono 4, il numero 3, il numero 4, il numero 5 e il numero 6. Quindi di 6 eventi possibili, 4 eventi favorevoli. Di 6 casi possibili, 4 eventi a me favorevoli, che sono più della metà, quindi è più probabile che esca un numero dal 3 al 6. Ma vediamo. Sì, 6. Ancora una volta. Sì, 3. Andiamo ad un altro esempio, cioè quello con un mazzo di carte napoletane, no? Di carte italiane, quindi con spade, denari, coppe e bastoni. Abbiamo dunque un mazzo di 40 carte. 40 carte, quindi 40 sono i casi possibili. Che probabilità c'è ora che io possa pescare una carta di denari? I denari sappiamo che sono 10, le 10 carte di denari, perché una qualsiasi di queste carte che io vado a pescare soddisfa la mia ricerca. Su 40 tutto il mazzo di carte. Scriviamolo quindi nel linguaggio matematico, utilizziamo la frazione, mettiamo al denominatore 40 e al numeratore gli eventi a me favorevoli, 10 quarantesimi. Andiamo a semplificare e uscirà fuori un quarto, o una possibilità su 4, una probabilità su 4 di pescare una carta di denari. Il 7 di denari o 7 bello, 7 di bastoni, 7 di spade, 7 di coppe. Che probabilità ho di pescare un 7? Che probabilità ho? I casi possibili sono sempre 40, gli eventi a me favorevoli sono 4, quindi avrò 4 quarantesimi. Vado a semplificare, cosa uscirà fuori? Avete detto bene, ho una possibilità su 10, va bene? Consiglio per i docenti un'attività che potete fare in classe. Ovviamente vi lascerò il link in descrizione sia di un sito dove si può utilizzare il videoproiettore o la LIM per fare il lancio della moneta, per rendere l'attività più accattivante, sia un sito dove potete utilizzare la ruota della fortuna, altra attività che si può fare per lavorare sul calcolo delle probabilità. Dadi si trovano su internet a un costo veramente irrisorio, dadi multifaccia o multifacce. Sono un kit, un set di tanti dadi. Anche qui vi lascerò il link in descrizione del sito da cui si può fare il lancio di dadi, di uno o più dadi. Attività che potete proporre ai vostri ragazzi è questa: se lancio 2 dadi
in questo caso è uscito fuori 6 e 3, considero la somma dei due numeri che è 9. Quindi io voglio sapere qual è, in questo caso è uscito 8, qual è il numero che ha più probabilità di uscire sommando un lancio di 2 dadi. Sarà 1, sarà 2, sarà 3. 1 è impossibile perché il numero più basso da un'addizione di un lancio di 2 dadi è 2. Il dado non può sparire, ci sono sempre 2 dadi, quindi 1 più 1 fa 2. Il numero più piccolo che può uscire è 2 e al contrario il numero più alto è 12, 6 più 6. Ma tra tutte queste addizioni nei lanci dei dadi, qual è il numero che ha più probabilità di uscire? Insomma, per il calcolo delle probabilità o probabilità facile abbiamo finito. Spero che insomma l'argomento sia stato compreso. Chiarissimo! Spero che questo video possa esservi utile. Vi mando un super cuore e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!